Excellence on your journey. Extra Sport. Kumho Tire. Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Partecipa e vinci ogni settimana con il Fantaleo su leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Del 14 aprile del 2025, buona settimana a tutti. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati, soprattutto chi ci supporta attraverso i like, attraverso i commenti, le condivisioni, le iscrizioni, gli abbonamenti, le donazioni, tutto, insomma. Grazie ragazzi per il supporto, vi vogliamo bene, ma tanto, ma molto, quindi continuate così. Un like, uno zerinol o un'aspirina, non so, per il Direttore è malaticcio. Già. Direttore malaticcio perché, insomma, essendo un milanese puro, è stato protagonista assoluto della Design Week, andando a visitare tutte le installazioni, però se a una certa età, insomma, vai in posti ventosi, succede, direttore. Iniziamo con Mattino Milan di quest'oggi. Sai dove si incontreranno Furlani e Tare? Nel rooftop dove hai preso il raffreddore? Probabile a questo punto. Tare vede Furlani, il nuovo Milan partirà da Allegri, il diavolo accelera, nelle prossime ore la D incontrerà il DS della Lazio e ha già il favore di Cardinale Ibra, sì, ce lo ricordiamo. Prova di intesa, Max avanza in panchina, chi lo sa, adesso ne parliamo. Prima di tutto dobbiamo parlare del direttore sportivo. Allora, sì. Sono finiti. Che è detta proprio papale, non ce n'è più. Cioè, quelli che sono sotto contratto non riesce a portarli via. Soprattutto questo Milan, cioè magari in un altro Milan con un'altra allure, con un altro peso, un'altra forza, un altro anche, diciamo così, modo di poter invogliare un direttore sportivo a lavorare, che non dover entrare qui nelle votazioni del gruppo di lavoro dove si scelgono le cose per alzata di mano. Ecco, magari in un altro Milan, direttore sportivo dell'Atalanta, piuttosto che del Bologna, piuttosto che di un'altra squadra di medio-alta classifica, ti dice sì, perché sei il Milan. E qui invece sono finiti. E quindi si va sull'unico libero sul mercato. Sì, a me fa ridere una cosa, Simo, che siamo tornati al punto di partenza, cioè abbiamo beccato la casella di Jumanji dove si ritorna all'inizio praticamente, perché erano partiti questi colloqui per il direttore sportivo, quest'idea di andare a prendere un direttore sportivo tradizionale con i colloqui di Cardinale Ibrahimovic con Tare a Londra, poi ferma tutto, decido io, comando io di Furlani che va a New York a ribadire chi comanda, la querel Paratici, quelle 2 settimane di sì, prendiamo Paratici, ah no, aspetta, c'ha un procedimento penale domani, tra l'altro, squalificato fino a luglio. Oddio, no, allora no, aspetta, no. Nel mentre ci buttiamo dentro Sartori per far capire o per provare a far capire alla piazza che proviamo a prendere anche qualcun altro, un po' come è stato per Thiago Motta l'anno scorso, e poi però si ritorna al punto di partenza, cioè a Tare che aveva già fatto i colloqui 2 mesi fa con Ibra e Cardinale. Bello, cioè mi verrebbe da dire abbiamo buttato 2 mesi per le solite guerriglie interne, personali, lotte di potere, per fare la gara al chi ce l'ha più grosso, tra virgolette, perché tanto siamo sempre lì. Sì, un po' è quello sicuramente, un po' mi dispiace dirlo, è veramente incompetenza. Cioè, proprio competenza proprio poca. Perché se tu torni al nome che avevi 2 mesi fa per il semplice fatto che hai capito che gli altri che avevi in testa per un modo o per l'altro sono andati sfumando e ci hai messo 2 mesi per capirlo, vuol dire che allora proprio del mestiere non sei. Poi mi verranno a dire che il migliore della terra è il re, il marziano e compagnia cantante, a me sembra uno dei peggiori, però questo è il mio discorso personale. Ma va bene. Incontrerà Tare probabilmente, visto come hai detto che non ce ne sono rimasti troppi, insomma, probabilmente sarà lui il direttore sportivo del Milan, non tanto per meriti, capacità, scelta,
grandissima condivisione del progetto di Tare, ma proprio perché insomma siamo rimasti per strada con lui. Sì, io sono molto sarò e sarei molto curioso di vedere Tare, perché comunque è uno che ha mandato giù tanti bocconi amari negli anni della Lazio con Lotito. Ha fatto tantissime cose positive per la Lazio, ha commesso qualche errore, come tutti, perché si può sbagliare nella Lazio, però o la sua voglia di tornare, di rimettersi in gioco è talmente alta che continua magari a buttare giù bocconi amari anche con questo amministratore delegato che imporrà delle scelte, lo sappiamo, oppure proprio perché ne ha già avuto abbastanza di situazioni in cui chi è sopra di lui mette il becco, vuol decidere, eccetera, eccetera, non so quanto possa durare. Cioè, per me le strade son 2 e sono o proprio, diventa accondiscendente della situazione, come lo è stato appunto in passato, oppure non ne ha più e appena capisce che No, è a conta. casa. Ma infatti anch'io penso sia più la prima strada, però son curioso comunque di vedere cosa farà e come si comporterà. Ma allora diciamo che, è un buon direttore sportivo, non magari il migliore sul suo piazza, magari non il migliore che potevamo andare a prendere, visto che insomma, il Milan quello che penso io, merita sempre il meglio, non magari una scelta di ripiego. Però diciamo che cadiamo discretamente in piedi, non magari con il migliore possibile, ma con un buon direttore sportivo. Non mi sembra, come ti ho detto, che andiamo a prendere comunque l'ultimo dei disperati, ecco. Quello no, prendiamo comunque un direttore sportivo che ha tanta esperienza con la Lazio, che ha fatto cose buone, soprattutto nella prima parte, magari qualcosina meno nella seconda, ma comunque ha dimostrato che qualche buona intuizione ce l'ha anche. Poi vediamo se sarà lui, perché insomma, io col Milan, fin quando non vedo le firme, ma le firme vuol dire non le strette di mano, perché tanto sappiamo che ogni tanto ci si Sì. tira indietro con le strette di mano. Le firme, per davvero, quelle nero su bianco con i comunicati, ecco, fin quando non sono quelle, col Milan è sempre bene evitare problemi, perché tanto anche negli ultimi periodi abbiamo visto che le strette di mano con Paratici, con Maignan, non sono proprio andate benissimo, quindi evitiamo le strette di mano, va, che è meglio, e mettiamo le firme nel caso. E poi inizieremo a ragionare su quelli che sono il prossimo allenatore, giocatori e quant'altro. Comunque un po' di discorso sulla rosa al 14 aprile sarebbero già da fare, visto che tra Sì. prestiti, mica prestiti, riscatti, giocatori che vanno, vengono, rinnovi, contratti che scadono, eccetera, ci sarebbe già tanto da fare. Però No, Simo, cioè allora siamo al 14 aprile. Il mio augurio è che questa settimana spero, perché sennò veramente non so dove andiamo a finire, che questa settimana la questione direttore sportivo si chiuda. Tare o non tare, uno o l'altro, si chiuda e che quindi dalla prossima settimana o giù di lì Tare o chi per lui o chi al suo posto possa iniziare a lavorare. A quel punto io mi immagino che la prima cosa sarà l'allenatore e che già si inizi magari a contattare l'allenatore del prossimo anno se si vuole un certo tipo di allenatore e che magari questo allenatore indichi quelli che sono i suoi gradimenti, le sue preferenze, chi vuol tenere assolutamente, chi no, chi vuole vedere prima di valutare, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè il mio augurio è che una volta chiusa la questione di direttore sportivo ufficialmente, cioè una volta arrivata la firma nero su bianco, come dicevamo prima, di Tare o appunto di chi per lui, a quel punto lì poi le ultime partite stagionali e gli ultimi mesi, le ultime settimane più che mesi stagionali possono servire per già fare un micro lavoro di valutazione e di giudizio su quello che è stato e soprattutto sulla rosa e su certi giocatori. lo staremo a vedere se sarà così. Grandissimi nomi, contare, insomma, non ne vedo per quanto riguarda l'allenatore, se non c'è quello di Max Allegri. Max, che sembra essere uno dei preferiti, però mia prediction, ma questo è veramente un giochino tra di noi, per me Max va a Napoli. Ah, ti lanci così. Sì.
Ti lanci così. Beh, questo però implica il fatto che Conte lascia il Napoli. Beh, sì. Ma non per noi. Ah, ecco. Ah. Ma questo è veramente un pourparlers, Proprio il gioco delle sedie, stile Sì, Conte sì. torna a casa alla Juventus, Allegri va al Napoli, Gaspare sta lì perché le sue lamentele sono solo per il rinnovo, Pioli lascia l'Al Nassr e va alla Roma. E noi? Sarri no, perché cetare poi Sarri diventa difficile. Vabbè, E ma noi? ci sarebbe quell'allenatore basco No. che no? No. Lo sai che con Moncada tornano sempre i nomi? Che prima o poi tipo Chukwuemeka così arriverà al Milan, no? Sai che girano come Emerson Però Royal, sì, ma fanno i devi giri capire, immensi se e poi li guardi da ritornano. quando giocano all'oratorio, devi capire anche tu, sei affezionato a 'sti È giocatori. vero, hai ragione anche tu, li hai visti crescere in tutti i sensi, quindi assolutamente sì. Beh, Henry, noi abbiamo finito qui, dobbiamo semplicemente ricordare il fatto che se nei prossimi 2 o 3 giorni ci saranno questi incontri con Tare e Tare sarà il prescelto, va bene, inizieremo a ragionare su quello che sarà Tare, direttore sportivo del Milan, che era il nome di Ibra e che è tornato a essere in poll proprio perché non ce n'è 2 più. mesi. Va 2 bene. mesi nel cestino, accartocciati, abbiam fatto canestro, Sì, volevamo ma far Henry, vedere fin che ci quando non ci mangiavamo. sono le firme col Milan, calma. Che può succedere sempre di tutto col Milan, lo sappiamo, son 2 anni che ci sono storie contro storie e telenovela sul Milan, quindi Infatti io metto la mia fiche su Sean Sogliano del Verona, perché è un nome che ancora non è uscito, è un nome che se salta a Tare vedrai che va bene, lo vedremo Henry, col Milan di Sogliano. Ciao, grazie Henry, a dopo. ciao, a più tardi, vi aspettiamo al talk. Excellence on your journey. Extra Sport. Kumo Tire. Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Partecipa e vinci ogni settimana con il Fantaleo su leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi figli non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli ai Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre.